Avere un determinato livello di italiano presuppone che tu conosca un certo numero di vocaboli, di parole che magari non riesci a usare sempre attivamente in una conversazione, ma che puoi comprendere facilmente quando le senti e che in qualche modo fanno parte del tuo vocabolario, attivo o passivo. Oggi ti propongo un quiz in cui proveremo a valutare il tuo livello di italiano sulla base della conoscenza del vocabolario. Naturalmente, la sola conoscenza delle parole non può essere un criterio sufficiente per determinare il livello linguistico di uno studente, ma forse con questo quiz potrei farti un'idea migliore di quella che è la tua conoscenza del vocabolario italiano. Sono Federico, un insegnante di italiano per stranieri, e questo è Accademia Italica, il mio progetto nato per aiutare studenti stranieri come te a fare progressi con l'italiano grazie a contenuti di vocabolario, grammatica e cultura italiana. Come sempre ti invito a iscriverti al canale per non perderti nessuna delle prossime lezioni. Il video di oggi è un quiz di vocabolario di 30 domande a risposta multipla. Per ogni domanda ti leggerò 3 possibili risposte, ma solo una sarà quella corretta. Avrai qualche secondo per pensare alla risposta, ma se hai bisogno di più tempo, puoi sempre mettere in pausa il video e prenderti tutto il tempo che ti serve per riflettere. La difficoltà sarà progressiva. Inizieremo dal livello più basso, il livello A1, e arriveremo fino al livello C2, il più alto del quadro comune europeo di riferimento. Le domande saranno 5 per ogni livello. Dato che ci saranno tante domande, dovrò limitare le spiegazioni e gli approfondimenti e per questo ti rimando al PDF che ho preparato e che puoi scaricare gratuitamente cliccando il link nella descrizione del video. Nel PDF potrai trovare tutte le spiegazioni più approfondite delle domande di questo quiz. Cominciamo subito con le prime 5 domande del livello A1. Completa la frase con l'opzione corretta. Vado a dormire perché domani mattina dovrò alzarmi prima, pronto, presto. La risposta corretta è presto. Vado a dormire perché domani mattina dovrò alzarmi presto. Come ho detto, in questo video non spiegherò il significato di tutte le parole, di tutte le possibili risposte, ti rimando al PDF se vuoi fare questo tipo di approfondimento. Domanda 2. Amo la musica. So la chitarra, il violino e il pianoforte. Giocare, suonare, toccare. La risposta corretta è suonare. Con gli strumenti musicali usiamo sempre il verbo suonare. Quando finisci di mangiare in un ristorante, chiedi il conto, coperto, contorno. Il conto. L'estate è la stagione più dell'anno. Calda, fredda o mite. L'estate è la stagione più calda dell'anno. Caldo è un falso amico dell'inglese. Attento a non confondere gli aggettivi caldo e freddo. Quale aggettivo è il sinonimo più appropriato di quello sottolineato? L'esame era davvero difficile e non credo di averlo superato. Accessibile, facile o complesso? Questa era facile. La risposta è complesso. L'esame era davvero complesso.
E ora aumentiamo leggermente la difficoltà, passiamo al livello A2. Ho chiamato il ristorante per un tavolo, fissare, prenotare, fermare. Il verbo corretto è prenotare un tavolo o fare una prenotazione. A quale sostantivo corrisponde la seguente definizione? Persona che lavora in un negozio per vendere, sistemare i prodotti e aiutare i clienti nei loro acquisti. Assistente, attendente, commesso. La risposta giusta è commesso. Quando stai facendo la spesa al supermercato o stai facendo acquisti in un negozio, puoi cercare un commesso se hai bisogno di aiuto. Completa la frase con l'opzione corretta. Non vedo l'ora di potermi sedere alla televisione per guardare un film. Davanti, avanti, in fronte. Davanti, sedersi davanti alla televisione. Se hai delle difficoltà sull'uso delle parole avanti, davanti, dietro e indietro, ti consiglio di recuperare il video che ho fatto su questo argomento. Ho visto un vestito che mi piaceva, ma purtroppo non c'era la mia taglia, dimensione, numerazione. La parola giusta è taglia, non c'era la mia taglia. Il passaporto è un documento indispensabile per viaggiare allo straniero, all'estero, all'esterno. La risposta giusta è all'estero, all'estero. All'estero significa in un paese straniero, fuori dai confini nazionali. E questa era l'ultima domanda del livello A2. Passiamo al livello B1. Gli uomini possono ricorrere a un trapianto di capelli. Castani, mori o calvi? La risposta giusta è calvi. L'aggettivo calvo indica una persona senza capelli. A quale verbo si riferisce la seguente definizione? Muovere qualcosa o qualcuno in avanti, usando la forza. Spegnere, spingere, spostare. La risposta giusta è spingere, spingere qualcuno o qualcosa. Gloria, un corso di cucina, vuole diventare una cuoca. Attende, frequenta, impara. Gloria frequenta un corso di cucina. Usiamo il verbo frequentare con corsi e lezioni, naturalmente dal punto di vista dello studente. Quale aggettivo è il sinonimo più appropriato di quello sottolineato? Trovo estremamente irritante la sua abitudine di interrompermi mentre parlo. Fastidiosa, noiosa, soporifera. La risposta giusta qui è fastidiosa. Se hai un dubbio sull'uso degli aggettivi fastidioso e noioso, ti consiglio di nuovo di scaricare il PDF perché davvero lì troverai una spiegazione chiarissima che ti farà capire una volta per tutte qual è la differenza tra questi aggettivi.
Ultima domanda del livello B1. L'appartamento in cui vivo è minuscolo. Si tratta di un monolocale, uno studio, un attico. La risposta giusta è un monolocale. Un monolocale è un appartamento composto da un unico ambiente. E ora aumentiamo la difficoltà. Le prossime 5 domande saranno di livello B2. Ho dovuto tentare l'esame 2 volte per superarlo. La prima volta sono stato fallito, disapprovato o bocciato. La risposta giusta è bocciato. Usiamo il verbo bocciare nel contesto scolastico o universitario in riferimento al fallimento di un esame o a una mancata promozione all'anno successivo. Quale verbo è il sinonimo più appropriato di quello sottolineato? Mio figlio ha la febbre alta, ma sono sicuro che starà meglio tra 2 o 3 giorni al massimo. Risanerà, guarirà, curerà. Il verbo più appropriato in questo contesto è guarire. Sono sicuro che mio figlio guarirà tra 2 o 3 giorni al massimo. Puoi scegliere il metodo di pagamento che preferisci, con carta, contanti o bonifico, trasferimento o saldo. La risposta corretta è bonifico. Se usi il termine trasferimento nel contesto bancario, tutti gli italiani capiscono di cosa stai parlando, però diciamo che il termine più appropriato e che tutti usano nella vita quotidiana è bonifico. Fare o ricevere un bonifico, pagare con un bonifico. A quale sostantivo si riferisce la seguente definizione? Qualsiasi forma di comunicazione che ha lo scopo di promuovere e vendere un prodotto o un servizio. Propaganda, commerciale, pubblicità. La risposta giusta è pubblicità. Il termine propaganda lo usiamo prevalentemente nel linguaggio politico, mentre commerciale non è un sostantivo, è un aggettivo. Quindi sì, possiamo dire che la pubblicità è una comunicazione di tipo commerciale, ma come sostantivo non possiamo sicuramente usarlo. Passiamo all'ultima domanda del livello B2. Quale verbo pronominale può sostituire il testo evidenziato senza cambiarne il significato? Oggi Luca non ha voglia di accompagnare Valeria a fare acquisti al centro commerciale. Se la sente, ce l'ha, se la prende. La risposta corretta è se la sente. Oggi Luca non se la sente di accompagnare Valeria al centro commerciale. Il verbo pronominale è sentirsela. E ora passiamo dal livello intermedio a quello avanzato. Ti leggerò 5 domande di livello C1. Quale verbo pronominale può sostituire il testo evidenziato senza cambiarne il significato? Ho detto al professore che sono arrivato in ritardo a causa del traffico e lui ci ha creduto. Se l'è tirata, se l'è bevuta, se l'è legata al dito. Il professore se l'è bevuta. Significa che ha creduto alla mia bugia. Il verbo pronominale che ho usato è bersela. Quale verbo è il sinonimo più appropriato di quello sottolineato? Una vettura posteggiata in doppia fila ostacolava il passaggio dell'autobus. Assecondava,
intralciava, agevolava. La risposta corretta è intralciava, intralciava. Intralciare è un sinonimo di disturbare, ostacolare. Quale aggettivo è il sinonimo più appropriato di quello sottolineato? Odio trovarmi in situazioni ambigue. Non so mai che dire per togliermi dall'imbarazzo. Palesi, equivoche, lampanti. La risposta corretta è equivoche, una situazione equivoca, una situazione ambigua. Questi due aggettivi possono essere usati come sinonimi. Quale di queste opzioni è più appropriata al contesto? Dopo una lunga malattia, la mia vicina se n'è andata troppo presto, lasciando un grande vuoto. È crepata, ci ha lasciato la pelle, è venuta a mancare. La risposta corretta è l'ultima, è venuta a mancare. Le prime due risposte sono troppo colloquiali e irrispettose per il tono usato nel testo. Quale verbo è il sinonimo più appropriato di quello sottolineato? Le temperature eccezionalmente alte hanno peggiorato la situazione di siccità. Ostruito, alleggerito, esacerbato. Il participio corretto è esacerbato, esacerbato. Il verbo esacerbare è un sinonimo di peggiorare, aggravare. Passiamo quindi alle ultime 5 domande del nostro quiz. Le 5 domande che ti leggerò corrisponderanno a un livello C2. Completa con l'aggettivo mancante. La caduta di quel vassoio pieno di calici fece un rumore che svegliò il neonato. Fragoroso, ovattato, sommesso. La risposta corretta è fragoroso, fragoroso. Quale locuzione può sostituire la parte evidenziata nel testo? Gli sposi non hanno badato a spese né per le decorazioni né per il buffet. C'erano cibo e bevande in grande quantità. A iosa, a menadito, alla carlona. La risposta corretta è aiosa. Aiosa significa in grandi quantità. Scegli l'opzione corretta. Dopo la ramanzina ricevuta dal suo direttore, Stefano è uscito dall'ufficio avvitato, avvinto, avvilito. La risposta corretta è avvilito. Anche se questi 3 aggettivi sembrano molto simili, hanno significati completamente diversi. Avvilito è la risposta corretta, cioè scoraggiato, demoralizzato, giù di morale. Cerca di non mostrarti troppo durante i primi appuntamenti, altrimenti rischi di soffocare l'altra persona e farla allontanare. Ampolloso, farraginoso, appiccicoso. La risposta corretta è appiccicoso, appiccicoso. Possiamo usare questo aggettivo in senso letterale per riferirci alla consistenza del miele, alla consistenza di qualcosa che si attacca sulle dita, per esempio. Ma spesso usiamo questo aggettivo in senso figurato per descrivere una persona che cerca con insistenza il contatto fisico in modo eccessivo. E siamo arrivati all'ultima domanda del quiz. Sono stati anni di delusioni in cui ho dovuto ingoiare prima di rendermi conto che fosse arrivato il momento di cambiare.
cibo avariato, bocconi amari, zuppe insipide. La risposta corretta è bocconi amari, bocconi amari. Ingoiare un boccone amaro significa sopportare una delusione, sopportare qualcosa che ci fa male senza poter reagire, senza avere la possibilità di rispondere o cambiare le cose. E questo era tutto per il quiz di oggi. Sono molto curioso di sapere qual è il tuo risultato, a quante domande sei riuscito a rispondere. Ti ripeto che questo quiz non è sufficiente per determinare il tuo livello di italiano, però forse può orientarti, può darti un aiuto per capire a che punto ti trovi del tuo apprendimento. Ti ricordo che se vuoi approfondire tutte le risposte del quiz, scoprendo anche il significato delle risposte sbagliate, puoi scaricare in modo completamente gratuito il PDF che trovi al link in descrizione. Io ti ringrazio di cuore per aver guardato questo video fino alla fine e non vedo l'ora di vederti nella prossima lezione qui sul canale. Un forte abbraccio e alla prossima!